Pentirsi di non aver fatto un acquisto quando se ne aveva l'opportunità? Succede anche a me. E mi è successo esattamente con questa Mulan, che quando è uscita sul sito Disney Store non l'ho presa perché non l'ho calcolata, la pensavo brutta. Poi mi sono ricreduto nel tempo e per fortuna ho trovato una super offerta su Vinted. E vi dico già che l'ho pagata meno del prezzo di vendita. Ma visto che sono curioso di vederla fuori dal box per capire quanto sia stato grande il mio errore, cominciamo subito questa recensione. Ed eccola qua, Mulan, all'interno della sua scatola, che anche per lei ha la stessa identica forma di tutte le ultime limited edition realizzate dal Disney Store, per fortuna, perché io amo la forma di questa scatola, la trovo molto bella e molto comoda. È tutta sui toni del rosso, con in questo angolo il logo del Disney Store su questi decori dorati. Da questa parte, sempre su decori dorati, troviamo il 6+, perché è consigliata per dei ragazzi dei 6 anni in su. Al centro, ovviamente, tutta l'enorme vetrina che ci lascia vedere la bambola all'interno e anche questo che potrebbe sembrare uno sticker ma invece è stampato esattamente sulla plastica ed è il logo del 25° anniversario di Mulan, il motivo per cui è stata creata questa bambola. Nella parte in basso ritroviamo dei decori oro effetto metallizzato, qui al centro la scritta Disney Mulan con anche un dragone e la scritta Limited Edition, una di 4512, chissà come mai un numero così preciso. Entrambi i lati della scatola hanno queste piccole vetrine che ci lasciano comunque vedere i lati della bambola all'interno, anche se ci sono dei dettagli che poi vedremo stampati sulla plastica. E poi troviamo questi fiori stampati nella parte rossa che però sono lucidi su carta opaca. Anche il retro è completamente tutto rosso, con qui in alto sempre oro metallizzato il logo Disney Mulan con il dragone e qui più in basso sempre le solite scritte in inglese, francese e spagnolo. Ma andiamo quindi ad aprire questo fiocchettino per andare a leggere cosa ci hanno scritto. Gli artisti Disney sono orgogliosi di presentare questa bambola Mulan in edizione limitata per il 25° anniversario del film. È pronta a farti diventare un eroe e ci dicono che è vestita con un hanfu, che è un vestito tradizionale cinese. Porta onore alla sua famiglia e alla sua cultura travestendosi da uomo e andando in battaglia. Sia i collezionisti che i fan possono prendere parte alla magia con questa bambola speciale che è magnifica e ispirante e stimolante come Mulan. E qui in basso ci dicono che il certificato di autenticità e lo stand sono inclusi. Come tutte le limited possiamo rimuovere la parte frontale del box per poter ammirare la bambola nella sua completezza senza rischiare che si rovini, prenda polvere o qualsiasi altra cosa. Anche sulla parte di plastica trasparente ritroviamo i dettagli dorati e il logo Mulan e sui lati possiamo vedere questi fiori stampati proprio sulla plastica. E sempre sulla plastica ma nella parte superiore della scatola possiamo ritrovare il logo Disney Mulan sempre oro metallizzato. Ovviamente si può rimuovere anche la parte di plastica per farcela vedere senza riflessi e per poterla finalmente toccare e sentire i suoi tessuti. Se rimuoviamo anche la bambola dal retro del box, troviamo il suo certificato di autenticità che è completamente rosso con di nuovo il logo Disney Mulan e qui sotto ci dicono anche il numero della bambola. La mia è la 2688 di 4512. Non mi spiegherò mai questo numero così preciso e così strano. Ma quindi cosa dite? La deboxiamo o no questa Mulan? Io direi proprio di sì, perché è già in scatola da troppo tempo. Ed eccola qua fuori dal box. Vi dico solo una cosa, se avessi recensito lei prima di Ariel, l'ultima Ariel del 35° anniversario, probabilmente non avrei parlato così tanto bene di Ariel. Perché ragazzi, questa Mulan è veramente wow. Iniziando come sempre dal viso, la carnagione è chiarissima, i suoi occhi sono molto sottili e allungati. Lo so, sembra un po' strabica e infatti quando ho visto l'inserzione questa cosa mi sembrava un difetto. Poi sono andato a controllare e invece le hanno realizzate esattamente tutte così. Non so per quale motivo. Comunque, i suoi occhi sono marroni, sopra e sotto entrambi gli occhi ha tantissimo ombretto dorato, soprattutto nella parte superiore. Ovviamente le ciglia sono rutate e le sue sopracciglia sono particolarissime perché sono nere ma sembrano quasi dipinte con un pennello come quando si scrivono i kanji cinesi. Le sue labbra sono un rosa fucsia e sulle guance ha ovviamente un pochino di blush. I suoi capelli non hanno niente di poi così speciale. Sono completamente neri, sciolti e lisci. Qui davanti c'è questo ciuffettino più corto e invece sul suo lato destro sono raccolti in questa codina che si nasconde qui sotto dietro la sua testa e dove è stato anche applicato questo accessorio che è esattamente il pettinino che vediamo nel film, completamente verde acqua con questo fiore bianco colorato e anche tutti i dettagli dorati. Sul retro i suoi capelli continuano lisci senza alcun tipo di gel, senza assolutamente nulla per fortuna, e gli arrivano quasi fino al sedere.
sono davvero morbidissimi e sono una fibra buonissima, sono davvero molto molto morbidi. E visto che non indossa né orecchini né collane, passiamo subito a guardare il suo look. Per prima cosa guarderei questa parte qui centrale, questa fascia sul busto, perché poi andremo a rimuoverla. E solamente questa parte è stata lavorata tantissimo e veramente benissimo con un sacco di tessuti diversi. Abbiamo di base questo tessuto blu, sia nella parte superiore che nella parte qui sotto. Si nota poco, ma c'è anche qui sotto del blu. Abbiamo invece questa fascia rossa proprio al centro con questi microscopici bordini bianchi. Sulla parte rossa è stato anche cucito questo cordoncino azzurro verde acqua, molto bello, a cui si attaccano anche questi pezzi di stoffa, che sono ben 6, perché ce ne sono 2 per ogni lato azzurri, più 1 blu, e sono realizzati benissimo. Questi qui azzurri sono doppi, di stoffa doppia, e non vediamo neanche le cuciture perché hanno fatto le cuciture interne, di un raso veramente di qualità. Sono attaccati alla cordina in questo modo un po' particolare, come se ci fossero altri 2 nastri di stoffa che scendono proprio dalla cordina, ma cortissimi. Ma se li alziamo possiamo vedere quello blu sottostante, che è ancora più bello, anche perché guardate, è tutto completamente ricamato con questi fiori di ciliegio di base oro, ma con i fiori colorati di fucsia. C'è questa piega fatta in un modo perfetto e poi ritornano i ricami, con anche dei piccoli strass blu applicati. Io davvero sono senza parole perché il tessuto è bellissimo, è realizzato benissimo su 2 strati di stoffa, e in più i ricami che troviamo su questa stoffa blu sono davvero fantastici. Sono bellissimi, addirittura con 2 fili di 2 colori diversi, uno più bello dell'altro. Ma sempre da questo cordoncino possiamo vedere che scende anche questo pendaglio, bellissimo anche questo, con in fondo una nappa dello stesso colore dei drappi qui ai lati, realizzata con questo filo, anche questo morbidissimo ed è pure molto lunga, e questa nappa è attaccata a questo gioiello dorato, di metallo dorato, che è attaccata a questo filo pieno di perline blu, che sono attaccate a questo altro gioiello oro con al centro applicata una pietra rossa, e poi di nuovo altre perline blu. Wow, wow, wow! Io partirei con un triplo wow solo per questa cosa. Ma perché ho voluto iniziare proprio da qui? Perché questa fascia possiamo rimuoverla, ed essendo un pezzo separato possiamo andare adesso a vedere il vestito senza la fascia. Ovviamente risulta molto più semplice perché quella lo arricchiva un sacco, ma così abbiamo, diciamo, un intralcio in meno durante la recensione. Quindi torniamo nella parte superiore, dove la parte, diciamo, della giacca, della maglia, chiamatela come volete, ha questo collo che si sovrappone. La parte sinistra si sovrappone alla parte destra, con il bordo realizzato di stoffa viola, con sopra tutti questi ricami dorati con anche degli strass rossi. Io non lo so ragazzi, questa bambola è veramente una roba meravigliosa. E dallo scollo a V esce anche questo tessuto verde acqua a rappresentare una specie di colletto di una camicetta che fuoriesce tutto arricciato. Bellissimo. Wow. Le maniche sono un'altra cosa veramente meravigliosa, di base realizzate con la stessa stoffa rosa che abbiamo appena visto anche sul busto, ma con in più questo bordo con una stoffa blu, che è esattamente quella che abbiamo visto prima nei drappi attaccati alla fascia, e in più c'è questa seconda manica che fuoriesce dalla principale, veramente gigantesca, che arriva quasi fino a terra. Realizzata con questo tessuto fucsia semi-trasparente che il disegnatore ha fissato qui sopra in modo che non scenda oltre la sua mano, ma se andassimo a rimuovere quel fermo sarebbe veramente enorme. Forse lo farò, forse, non lo so, intanto comunque la lascio così, per sicurezza. Anche la manica di base comunque inizia stretta e poi si allarga sempre più ampia verso il polso e diventa veramente gigantesca anche questa qui, e in più possiamo ritrovare tutti i ricami dorati con i fiori di ciliegio che abbiamo visto anche prima sui drappi che scendevano dalla sua fascia, con anche degli strass, in questo caso viola, con anche delle stelline ricamate. E se la guardiamo dal retro, i ricami proseguono anche sul retro delle maniche. Quanti wow abbiamo per questa bambola? La gonna invece è sicuramente la parte più semplice, realizzata solamente con 2 strati di stoffa. Sotto non c'è nessun sottogonna ed era solamente riempita con un sacco di carta per tenerla voluminosa. Anche se effettivamente adesso che io la carta l'ho tolta, comunque rimane bella aperta lo stesso. Il primo strato di stoffa è questo qui rosso, con questo tessuto che io chiamo sempre damascato, anche se magari mi sbaglio, ha dei riflessi bellissimi ed è tagliato in diagonale proprio come è tagliato in diagonale anche il suo vestito nel film. E invece la gonna vera e propria, quella che arriva fino a terra, è realizzata di questo raso morbidissimo, guardate quanto è morbido questo raso, completamente rosa, ma un rosa molto chiaro, molto pallido, che risulta quasi un bianco, ma è davvero
bellissimo e mi ha stupito davvero la morbidezza di questo tessuto. Sul retro è esattamente uguale, con l'unica differenza che c'è la cucitura centrale, ma il tessuto rosso comunque prosegue anche sul retro in obliquo ed è bella anche da qui, perché comunque riusciamo a vedere i dettagli, i ricami sulle maniche. Questa Mulan ha le caviglie articolate e vola allegramente sul suo stand, ma vola veramente tanto. Lei arriva in scatola in queste condizioni. È vero, possiamo metterla un pochino più in punta per farle toccare lo stand, ma di base volerebbe. Ai piedi comunque indossa queste scarpe che sicuramente hanno un nome particolare ma che io non conosco e sono basse, lasciano la caviglia completamente scoperta, completamente nere con una texture particolare e soprattutto con questo dettaglio colorato di rosso sia sul bordino della scarpa che sulla parte superiore, che poi finisce con una leggera punta. Vorrei anche farvi notare, guardando questa parte, questa fascia che ha sul busto, che i tessuti non sono cuciti assieme ma sono separati, quindi questa fascia è sovrapposta alla fascia blu che è anche foderata all'interno. Questa bambola è veramente stata realizzata benissimo. Oltre al solito stand che il Disney Store ormai utilizza per tutte le sue bambole limited edition, questa Mulan arriva anche con questa spada che è gigantesca, è veramente enorme, realizzata benissimo con tutta la lama decorata con dei dettagli a rilievo. L'impugnatura è stata anche colorata di blu con una sfumatura nera come per renderla leggermente più invecchiata, e in più qui proprio dove inizia la lama abbiamo anche questa testa, questo volto di quello che, se non sbaglio, è uno degli antenati di Mulan. Wow, veramente ragazzi, non so più cosa dire se non wow. Quindi cosa ne penso di questa Mulan? Penso che l'abbiate capito tutti. Wow, 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 quadruplo wow, cazzo wow. Ok, è bellissima, è veramente stupenda e non so come io abbia fatto a non accorgermene nel momento in cui è uscita, perché veramente io l'ho vista nelle foto e dicevo, ma insomma, niente di che. Magari l'acquisterò un'altra volta, o soprattutto pensavo di acquistare questo personaggio quando avrebbero realizzato un'altra Mulan. Invece adesso vi devo dire che non potrei essere più contento di averla presa. Mi sta dando molta più soddisfazione lei confronto ad Ariel. E ragazzi, Ariel è Ariel, ma questa Mulan è veramente bella. E voi cosa dite invece? Ho fatto bene a recuperarla per inserirla nella mia collezione? Vi dico che l'ho pagata quasi 50 euro in meno del suo prezzo di vendita. Quindi è stato veramente un ottimo affare. Ma adesso però voglio sapere cosa ne pensate voi, quindi scrivetemi qui sotto in un commento quanti wow avreste dato voi a questa Mulan. Io l'avete già capito, un wow, molto wow, tanto wow, infinito wow. Bellissima. Una cosa che mi ha colpito particolarmente sono i suoi tessuti e la ricchezza di dettagli che inizialmente non si nota, ma che poi, andando a guardarla bene, sono veramente fantastici. Quindi mentre aspetto tutti i vostri commenti, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi anche su tutti i social con lo stesso nome, Toys Expression, e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Non potrei essere più contento di averla recuperata.